Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Oggi ho una lezione speciale per te, basata su un libro molto interessante, che è La fortuna di Valeria Parrella. Che cosa faremo? Prima di tutto ti leggerò la trama di questo libro, che veramente è molto interessante. Dopo questa prima comprensione generale, leggeremo di nuovo insieme la stessa trama e ti chiederò di fare un esercizio particolare di lessico, perché nel testo che ho preparato per te ci sono alcune parole ed espressioni molto importanti che ti aiuteranno ad arricchire il tuo vocabolario e a parlare italiano in modo sempre più naturale. Prima di iniziare ti informo che per questo video ho preparato alcuni materiali per te. Potrai trovare un PDF gratuito con la trascrizione della trama e anche la spiegazione delle espressioni e delle parole nuove che vedremo oggi, ma riceverai anche degli esercizi esclusivi, aggiuntivi per te, per fissare al meglio il lessico nuovo di oggi. Clicca sul link che trovi qui nella descrizione o nel primo commento per ricevere tutto gratuitamente nella tua casella di posta. Bene, cominciamo con la prima lettura. Ti leggerò la trama del libro La fortuna. 3, 2, 1, via! La fortuna di Valeria Parrella è un romanzo storico ambientato nella Pompei di 2000 anni fa. Il protagonista è Lucio, un adolescente determinato, capace, che sa il fatto suo e che sogna di diventare un grande marinaio. Il racconto culmina con l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e la distruzione di un mondo che è anche il mondo più intimo e familiare di Lucio, il quale dovrà fare i conti con la perdita, la tragedia e la devastazione. Fin dalla nascita, la vita di Lucio è segnata da eventi prodigiosi. Infatti, nato durante il terremoto del 62 d.C., che danneggia buona parte della città di Pompei, il ragazzo scopre di essere cieco da un occhio. Ciò nonostante, la sua determinazione e la forza dei suoi sogni gli permettono di supplire a tale mancanza e di imparare a vedere e sentire oltre i limiti imposti dalla sua parziale cecità. Durante i suoi anni di formazione, che, seguendo le aspettative della sua famiglia, lo dovrebbero condurre alla vita consolare, Lucio sogna il mare e sente che il suo destino è quello di navigare, esplorare e scoprire. Questa sua grande attrazione verso il mare, che non è mai stata sopita, lo porterà ad arruolarsi nella flotta di Plinio il Vecchio e ad affrontare faccia a faccia la violenza dell'eruzione vulcanica, alla guida della nave ammiraglia che invano cercherà di portare soccorso ai cittadini durante la catastrofe. Bene, questa era una prima lettura. Abbiamo capito dove e in che periodo è ambientata la storia, no? A Pompei, nel periodo dell'eruzione del Vesuvio, che è avvenuta nel 79 d.C., quindi quasi 2000 anni fa. È arrivato il momento di lavorare sul lessico, perché è questo il fulcro della lezione di oggi. Tra pochi secondi potrai ascoltare e leggere la storia sullo schermo, ma ti chiederò di trovare nel testo delle parole o delle espressioni che hanno questi significati. Dovrai trovare un'espressione che ha il significato di è sicuro di sé e delle proprie capacità. Si parla di Lucio e nel testo c'è un'espressione che ha questo significato, è sicuro di sé, ma non è questa. Poi c'è una parola che ha il significato di tocca il suo punto più alto. Parliamo della storia, del racconto, che tocca il punto più alto, ma c'è un altro verbo che ho usato nel testo. Numero 3. Un'espressione con il significato di affrontare. Affrontare qualcuno, qualcosa.
Numero 4. Risolvere una difficoltà o una mancanza. Che verbo ho usato? Numero 5. Addormentata. C'è un altro aggettivo, un sinonimo di addormentata. E ultima, senza risultato, inutilmente. Leggiamo e ascoltiamo di nuovo la storia insieme. Vedrai sempre queste espressioni sullo schermo, ma anche il testo dall'altra parte. Così sarà più facile per te trovare i sinonimi o le espressioni corrispondenti a questi significati. La fortuna di Valeria Parrella è un romanzo storico ambientato nella Pompei di 2000 anni fa. Il protagonista è Lucio, un adolescente determinato, capace, che sa il fatto suo e che sogna di diventare un grande marinaio. Il racconto culmina con l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e la distruzione di un mondo che è anche il mondo più intimo e familiare di Lucio, il quale dovrà fare i conti con la perdita, la tragedia e la devastazione. Fin dalla nascita, la vita di Lucio è segnata da eventi prodigiosi. Infatti, nato durante il terremoto del 62 d.C., che danneggia buona parte della città di Pompei, il ragazzo scopre di essere cieco da un occhio. Ciò nonostante, la sua determinazione e la forza dei suoi sogni gli permettono di supplire a tale mancanza e di imparare a vedere e sentire oltre i limiti imposti dalla sua parziale cecità. Durante i suoi anni di formazione, che, seguendo le aspettative della sua famiglia, lo dovrebbero condurre alla vita consolare, Lucio sogna il mare e sente che il suo destino è quello di navigare, esplorare e scoprire. Questa sua grande attrazione verso il mare, che non è mai stata sopita, lo porterà ad arruolarsi nella flotta di Plinio il Vecchio e ad affrontare faccia a faccia la violenza dell'eruzione vulcanica, alla guida della nave ammiraglia che invano cercherà di portare soccorso ai cittadini durante la catastrofe. Ovviamente puoi riascoltare la storia quante volte vuoi per completare questo esercizio, ma andiamo a vedere quindi quali sono le parole o le espressioni corrispondenti a quelle che ti ho dato io. Dunque, Lucio è sicuro di sé e delle proprie capacità e nel testo ho usato l'espressione sa il fatto suo. Lucio sa il fatto suo. E l'infinito è sapere il fatto proprio. E sapere il fatto proprio significa proprio essere sicuri delle proprie capacità, di se stessi. Ma in altri contesti può anche significare essere molto competenti in qualcosa. Vediamo degli esempi. Non preoccuparti per Elena, se la caverà. È una ragazza che sa il fatto suo. Sa cosa fare, è sicura di sé. Visti i problemi con i vicini di casa, rivolgiti a Paolo. È un avvocato che sa il fatto suo. È un avvocato competente, che sa fare il proprio lavoro. Passiamo alla seconda espressione. La storia tocca il punto più alto. Ma quale parola ho usato nel testo? Culmina. La storia culmina con l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Culminare è l'infinito, significa proprio toccare il punto più alto. La manifestazione è culminata con atti di grande violenza. L'enorme albero di Natale culmina con una grande stella argentata. In questo caso significa che termina nel punto più alto. Numero 3. Affrontare. Quale espressione ho usato con questo significato? Fare i conti con. Lucio ha dovuto fare i conti con la perdita e con la devastazione dopo l'eruzione del Vesuvio. Fare i conti con qualcosa significa affrontare qualcosa e molto spesso è una cosa poco piacevole, non molto positiva. È proprio una situazione difficile o sfidante.
Una volta arrivata in Italia, Carmen ha dovuto fare i conti con la burocrazia italiana. È sempre così. Prima di aprire il nostro ristorante abbiamo dovuto fare i conti con la mancanza di personale. O abbiamo fatto i conti con la mancanza di personale. Abbiamo affrontato questa situazione. Numero 4. Risolvere una difficoltà o una mancanza. Compensare una mancanza. Supplire a. Supplire richiede la preposizione a dopo. Lucio è nato cieco da un occhio, ma la sua determinazione supplisce alla mancanza della vista in un occhio. Compensa la mancanza. Supplire a. Vediamo degli altri esempi. Edo riempie suo figlio di regali per supplire a tutto il tempo che non può passare con lui a causa del suo lavoro. I miei cugini lavorano in un bar durante il fine settimana per supplire al magro stipendio che ricevono dal loro lavoro principale. Lavorano nel bar per supplire allo stipendio misero che ricevono dall'altro lavoro. Numero 5. Un sinonimo di addormentata. La sua attrazione verso il mare non è mai stata sopita. Sopito significa proprio addormentato e molto spesso è usato in modo figurato per parlare di sogni, passioni, desideri e così via. Il mio desiderio sopito di andare in barca a vela si è riacceso, si è risvegliato. Era sopito, era addormentato il mio desiderio, ma si è svegliato. Ultima, senza risultato, inutilmente. Invano. Lucio con la sua nave cercherà invano di portare soccorso ai suoi cittadini. Invano. Abbiamo aspettato invano che smettesse di piovere e alla fine siamo rimasti a casa. Ho provato invano a convincerla a restare, ma se n'è andata. Bene, questa era la trama del libro La fortuna di Valeria Parrella e queste erano le espressioni e le parole che volevo presentarti oggi per arricchire un po' il tuo vocabolario in italiano. Ti ricordo che se clicchi sul link che trovi qui sotto nella descrizione potrai scaricare il documento PDF con la storia e il lessico spiegato e usato in contesto, ma potrai ricevere anche, anzi riceverai nella tua casella di posta anche degli esercizi aggiuntivi per fissare meglio le parole nuove e le espressioni che abbiamo visto insieme. Inserirò anche un link per l'acquisto del libro se ti interessa. Per il momento ti ringrazio per la tua compagnia e per la tua fiducia e noi ci vediamo al prossimo video.